Buongiorno, oggi vi parlerò di come raggiungere la compliance privacy all'interno dei sistemi di voto elettronico. Gli assi del GDPR, Regolamento europeo sulla protezione dei dati, che ci consentono infatti di poter votare a norma, sono di tre tipi. Primo, bisogna garantire la trasparenza nei confronti degli interessati coinvolti nel processo di voto, quindi elettori e votanti. Il secondo è la garanzia di sicurezza nei processi di voto. Il terzo è regolamentare in maniera corretta i ruoli privacy fra i vari attori coinvolti, quindi l'organizzazione che si avvale della piattaforma e il fornitore della piattaforma stessa, e ripartire quindi correttamente le relative responsabilità al fine di evitare sanzioni da parte del garante. Punto primo, quindi garantire la trasparenza. Questo è uno dei principi generali di quell'articolo 5, no? Il fatto di dover fornire una serie di informazioni all'utente. E quindi la piattaforma deve fornire a utenti e votanti tutto ciò che prevede l'articolo 13 del GDPR, quindi chiarire chi è il titolare, chi è il DPO o i rispettivi DPO fra organizzazione titolare e gestore della piattaforma, dire quali sono le finalità, le basi giuridiche, i soggetti terzi a cui i dati possono essere comunicati e i tempi di conservazione. Ora, per garantire in maniera corretta questo principio di trasparenza, bisognerebbe mettere un'informativa privacy all'interno della piattaforma, quindi mettere a disposizione magari in una specifica pagina web che l'utente potrà visionare nel momento in cui si registra o accede alla piattaforma. Ed è opportuno anche che il gestore della piattaforma consenta di personalizzarla in base alla tipologia di titolare che la utilizza. Secondo punto, la sicurezza dei processi di voto. Noi sappiamo che la sicurezza fa parte di uno dei principi generali dell'articolo 5 del GDPR, che dice appunto che i dati personali devono essere trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza attraverso misure tecniche e organizzative adeguate. Quindi, affinché la piattaforma consenta il rispetto di questo principio, i tre requisiti di sicurezza devono essere rispettati. Quindi la riservatezza, perché il voto è segreto, l'integrità, perché l'alterazione delle votazioni creerebbe un danno non indifferente all'organizzazione che utilizza la piattaforma, la disponibilità dei dati, intesa come conservazione delle risultanze delle votazioni. L'articolo 32 del GDPR elenca una serie di misure di sicurezza che bisognerebbe rispettare in questi contesti. Quindi diciamo è molto importante l'adozione per esempio di tecniche di cifratura o di pseudonimizzazione o garantire su base permanente riservatezza, integrità e disponibilità, così come diciamo, l'accesso ai dati personali deve essere sempre garantito in caso di incidente fisico o tecnico. Quindi diciamo, la piattaforma come minimo deve avere misure di sicurezza logica quali un firewall, un sistema di backup e disaster recovery, sistemi di autenticazione almeno 2 fattori, l'utilizzo della crittografia. Inoltre, per la piena segretezza del voto, non deve essere, diciamo, registrato, memorizzato alcun legame tra voto espresso e votante, anche se poi il sistema, diciamo, potrà registrare altre azioni per ogni utente che accede alla piattaforma, come data e ora dell'accesso alla cabina di voto, verifica del diritto di voto, invio del certificato di avvenuta votazione o data e ora di uscita dal sistema. Sono tutte queste informazioni utili e dirette, diciamo, all'accountability della piattaforma stessa. Ultimo punto è la regolamentazione dei ruoli, perché diciamo in genere il soggetto, l'organizzazione che decide di svolgere votazioni online, quindi l'APA, l'impresa, l'associazione, svolge il ruolo di titolare, mentre il fornitore è un responsabile del trattamento e anche amministratore di sistema. Quindi poi ci sarà da rispettare anche lo specifico provvedimento dell'autorità garante italiana in materia. Tra questi due soggetti ci deve essere un contratto o un altro atto giuridico, la cosiddetta nomina responsabile del trattamento, che vincoli, diciamo, il responsabile al titolare al rispetto di una serie di cautele. Ora, quest'obbligo che è previsto dall'articolo 28, in caso di omissione, quindi mancata nomina o poca chiarezza, può essere fonte di responsabilità e sarebbero sanzionati sia il committente titolare che il fornitore responsabile. Quindi, diciamo, adottare oggi soluzioni di voto che siano conformi alla normativa in materia di protezione dei dati e che garantiscono adeguate misure di sicurezza è molto importante per non rischiare poi di subire sanzioni che vanno da fino a 20 milioni di euro fino al 4% del
fatturato totale dell'azienda e costituiscono anche la base delle nostre attività istituzionali o di business.